Buongiorno a tutti e ben ritrovati nel canale del Filo Rosso. Nel video tutorial di oggi vedremo come realizzare questo carinissimo coprispalle, un capo che nei nostri armadi non può mancare perché è molto versatile. Lo possiamo indossare con un paio di jeans, ma anche con un bel paio di pantaloni eleganti o, perché no, sopra anche ad un vestitino. Io questo l'ho sfruttato moltissimo, me l'ero fatto appunto per indossarlo con un vestitino che aveva dei fiorellini appunto che riprendevano questo punto di color splendido erica, e veramente l'ho sfruttato molto anche con il jeans. È realizzato in lana alpaca, la lana appunto di alpaca come sapete scalda moltissimo ed è anche molto morbida come vedete, e ho scelto questo punto fantasia che dà una traforatura dall'effetto molto bello. Quindi vediamo come realizzare il nostro progetto e vediamo qual è l'occorrente per realizzarlo. Quello che ci servirà per la realizzazione di questo coprispalle sono un paio di forbici, un ago per nascondere i fili, un metro, un uncinetto del 3,5, 5 gomitolini di lana alpaca. Vedete, io ho utilizzato questa lana che è abbastanza sottile. Voi potete utilizzare comunque anche della lana vergine, o potete utilizzare, se decidete di fare il progetto magari in primavera, per le mezze stagioni, anche in cotone, in lino, quindi deciderete voi il filato che utilizzare. Naturalmente il consiglio che vi do è quello di usare un filato abbastanza sottile, che si lavori con un uncinetto che va dal 3,5 al 4, perché l'effetto poi del risultato finale sarà appunto la sequenza di questi motivi, e la lavorazione naturalmente viene più preziosa se io utilizzo un filato più sottile rispetto a uno molto grosso. Vediamo ora come è costruito il nostro coprispalle. Il tutto si basa sulla costruzione di un rettangolo, che è questo del corpo centrale, formato da questi punti fantasia che adesso vi farò vedere anche aperto, in modo che capirete meglio. La mia base di questo rettangolo è formata da 13 motivi di questo punto fantasia, che è multiplo di 15. La costruzione di questi 13 motivi su una catenella di base di 201 maglie mi corrisponde ad 80 cm. Questo coprispalle indossato mi va a finire molto comodo, quindi mi va a finire praticamente sulla metà della parte alta del mio braccio. Alla fine del mio coprispalle io poi ho montato delle maniche lavorate in tondo, quindi su una misura di 80 cm di base ho lavorato i miei motivi a fantasia per 34 cm. Dopodiché, unito al mio rettangolo, perché poi adesso vi faccio vedere un attimo meglio il capo e così capite come fare, devo piegare appunto questo rettangolo e cucire i due margini, che sono questi e questo con questo, per 9 cm. Quindi questo mio rettangolo lo vado a piegare e poi vado ad unire questi due pezzettini laterali e questi due pezzettini laterali per 9 cm ed applico le cuciture. Il tutto indossato mi va a scendere sulla spalla fino a finire alla metà della parte superiore del mio braccio. Ovviamente io poi sono andata a costruirmi delle maniche, non le ho fatte lunghe fino al polso, le ho fatte un pochino più alte, quindi ho fatto una manichetta a 3/4. E quindi la lavorazione è molto semplice. Alla fine, quando ho applicato le cuciture, intorno a tutto il mio bordo del coprispalle ho lavorato 3 cm a maglie alte, semplicemente per rifinire il collo, diciamo la bordatura, perché altrimenti così non aveva senso. Il nostro punto fantasia che dovremo eseguire, che è questo, è multiplo di 12, vi faccio vedere, quindi è un multiplo di 12. Io lungo tutto appunto il rettangolo della mia base ho lavorato 13 motivi di punti fantasia, quindi 13 motivi per il multiplo di 12 mi dà 156 catenelle, 156 maglie di base.
Io a queste 156 maglie di base ho aggiunto le 3 maglie, diciamo che ci sono qui, che sono quelle che durante la lavorazione del lavoro all'inizio e alla fine mi vanno a costruire un po' quello che è il bordo, e altre 3 che sono appunto queste, vedete? Quindi sono quelle che poi più o meno mi danno continuità per creare il mio bordo laterale. Quindi a queste 156 maglie ho aggiunto le 3 dei 2 bordi laterali, quindi 3 più 3, più ho aggiunto le 3 maglie alte, le 3 catenelle, scusate, che sono quelle dell'inizio con cui io mi alzo per fare la mia maglia alta. Quindi voi di base montate 165 catenelle per ottenere appunto il mio rettangolo di 13 motivi appunto fantasia. Se volete ottenere una misura più piccola, poi l'andrete anche a campionare, perché in base alla vostra mano di lavoro, la tensione del lavoro e anche il filato che andrete ad usare, naturalmente avrete delle misure diverse. Se volete appunto lavorerete appunto meno motivi che ho lavorato io, volete lavorare dei motivi in più, a questo numero di catenelle togliete o aggiungete 12, che è appunto il multiplo. Andiamo quindi a prendere il nostro filato, il nostro uncinetto del 3,5, e andiamo a incominciare la nostra lavorazione. Sotto al video tutorial nell'info box vi lascio in descrizione il filato che ho utilizzato io o dei filati che vi consiglio alternativi. Avviate le nostre catenelle di base, salto 1, 2, 3 catenelle e nella quarta vado ad effettuare la mia prima maglia alta. Procedo così per tutta la base, effettuando sotto ad ogni catenella disponibile una maglia alta fino alla fine del mio giro. Quindi procedo così con la lavorazione a maglie alte. Come vedete io ne ho montate un pochino in più, come vi ho consigliato di fare. Mi resterà questa codina, piuttosto appunto che fare delle maglie giuste che poi appunto non abbiamo fatto bene i conti e ci sbagliamo. È preferibile fare un pezzettino di codina in più, che poi io posso andare a tagliare, vedete, semplicemente, e poi andrò ad aggiustare, quindi andrò delicatamente a sfilare un pochino alla volta per andare a ritrovarmi poi alla base. Ora proseguo la mia lavorazione in questo modo. Faccio 3 catenelle per alzarmi, 1, 2, 3. Giro il mio lavoro e nella seconda maglia faccio una maglia alta e nella successiva un'altra maglia alta. In totale io ho 3 maglie alte, quella delle 3 catenelle con cui mi sono alzata e queste altre 2. Quindi ora proseguo per tutto il mio giro in questo modo. Faccio una catenella, salto una maglia di base, vado nella successiva e lavoro una maglia alta. Un'altra catenella, salto uno spazio di base, vado nel successivo e lavoro una maglia alta. Una catenella, salto una maglia di base e faccio una maglia alta. Quindi vado a formare questa quadrettatura qui e procedo così fino a quasi tutta la fine del mio giro, fino a che mi mancano 3 maglie di lavorazione che andrò a lavorare consecutive, andrò a lavorare alla fine le mie 3 maglie alte. Quindi procediamo così e ci vediamo verso la fine di questo giro. Sono arrivata alla fine, mi ritrovo con la maglia del bordo laterale 1, 2, 3 e 4. Quindi salto una maglia di base e vado a lavorare alla fine, vedete ho lavorato il mio quadratino, l'ultimo, e mi restano altre 2 maglie e le lavoro tutte e 2 consecutivamente a maglie alte.
Quindi, come ho iniziato con 3 maglie alte per il mio bordo, ho finito con 3 maglie alte. Ora mi alzo con 3 catenelle che corrispondono alla mia prima maglia alta e vado a lavorare questo giro tutto a maglie alte. Quindi la prima non la faccio perché appunto mi sono alzata, corrisponde alle mie 3 catenelle, vado nella seconda, lavoro la mia maglia alta, vado nella successiva e lavoro la mia maglia alta. Quindi 3 maglie sopra alle 3 maglie sottostanti. Ora cosa faccio? Vado nello spazietto del quadratino sottostante, nell'arco, e lavoro una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e lavoro una maglia alta. Vado nell'arco del quadratino successivo e lavoro una maglia alta. E vado nella maglia alta successiva e lavoro una maglia alta. Quindi riempio tutto questo giro di maglie alte facendone una nell'arco dello spazietto di base e una maglia alta sopra a una maglia alta. Quindi procedo così questa lavorazione fino alla fine. Vedete, il risultato della lavorazione sarà questo. Guardate che carino è anche lavorato con il color panna, molto molto bello e molto raffinato anche con questa tonalità di colore qui. Vedete, alla fine quindi del mio giro sono arrivata a trovarmi le ultime 3 maglie alte che completo lavorandole consecutivamente. Mi alzo quindi con una catenella, giro il mio lavoro, nella prima maglia vado a fare una maglia bassa e poi vado a fare altre 4 maglie basse, quindi per un totale di 5, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi ho lavorato 5 maglie basse sopra alle 5 maglie alte che mi trovo sottostanti. Vado a fare 1, 2, 3 e 4 catenelle. Salto 4 catenelle di base, 4 maglie di base, quindi 1, 2, 3 e 4. Nella quinta vado a fare una maglia alta, 3 catenelle e all'interno dello stesso spazio vado a fare una maglia alta. Quindi ho formato questa specie di V. Faccio 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto 4 maglie di base, 1, 2, 3 e 4 e nella quinta vado a fare una maglia bassa. In questo modo. Procedo per tutto il giro con questo rapportino qui che vado a ripetere e lo rivediamo assieme. 1, 2, 3, 4 catenelle, salto 1, 2, 3, 4 maglie di base e nella quinta vado a fare una maglia alta, 3 catenelle di separazione e all'interno dello stesso spazio un'altra maglia alta. Faccio 1, 2, 3 e 4 e vado a fare 1, 2, 3, 4 nel quinto spazio una maglia bassa. Quindi ripeto questa sequenza lungo tutta la base di lavorazione. Alla fine del mio ultimo rapporto, quindi ho fatto la mia V, le mie 4 catenelle, ne ho saltate 4 di base, nella quinta ho fatto una maglia bassa e vado a finire le mie maglie basse successive che saranno 1, 2, 3 e 4. Quindi in totale 5 maglie basse. Con 5 maglie basse avevo iniziato prima di iniziare il mio rapporto e con 5 maglie basse finisco questo giro.
mi alzo con una catenella, giro il mio lavoro e faccio una maglia bassa sotto ogni maglia bassa per un totale di 4, quindi 1, 2, 3 e 4. Quindi dall'angolino 4 maglie basse consecutive. Mi alzo con 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado in quello che è l'archetto della V che ho creato sotto e vado a fare 7 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vedete, ho formato questa specie di ventaglietto. Ora faccio 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vedete, questo è il motivo. E vado a fare una maglia bassa laddove trovo la maglia bassa di base del punto sottostante. E ho creato questo motivo qui. Adesso riparto e devo ripetere sempre questa sequenza lungo tutto il mio giro. La rivediamo. 1, 2, 3 e 4 catenelle. Vado dentro all'archetto del triangolino che mi sono andata a formare nel giro precedente e vado a fare 7 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vado a fare le mie 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e faccio una maglia bassa laddove trovo la maglia bassa disponibile. Quindi per tutto il giro ripeto questa sequenza fino a che alla fine del giro vado a concludere con una serie di maglie basse. Quindi uno che ho appena fatto, 2, 3, 4 e 5 in totale. Mi correggo, quindi nell'ultimo rapporto che io faccio, quando faccio 1, 2, 3 e 4 catenelle, le mie ultime 4, la mia maglia bassa la vado a fare non nella prima maglia bassa disponibile, questo alla fine del giro, ma in questa, quindi nella seconda, e quindi vado a totalizzare 1, 2, 3 e 4 maglie basse. Scusate perché abbiamo iniziato appunto con 4 maglie basse all'inizio e finiamo con 4 maglie basse, quindi in questo modo. 3 catenelle, 1, 2 e 3, giro il mio lavoro e vado a fare 3 maglie alte in ogni spazio disponibile sottostante, quindi 1, 2 e 3. In totale, con le 3 catenelle con cui mi sono alzata, ho un totale di 4 maglie alte consecutive. Vedete? Ora faccio una catenella, filo sull'uncinetto, vado nel ventaglio successivo e faccio una maglia alta. Una catenella di separazione e all'interno appunto della seconda maglia alta faccio un'altra maglia alta.
in questo modo. Ora sopra le 5 maglie alte, compresa questa che andremo a lavorare, faremo sopra la testa di queste maglie alte dei picot in questo modo, quindi lasceremo la prima maglia alta e l'ultima che effettueremo lisce, normali, senza picot, e le 5 centrali, quindi che andremo a fare adesso, compresa questa, saranno lavorate con un picot sopra nella testa. Quindi andiamo a fare 1, 2 e 3 catenelle in questo modo. Rientro con l'uncinetto in questo punto qui, in questo modo. Ve lo faccio vedere lentamente, quindi passo il filo e passo nuovamente il filo sotto l'ultima asola, quindi si viene a formare questa specie di pipiolino che si chiama picot. Faccio una catenella di separazione, vado nella prossima maglia alta di base e faccio la mia maglia alta, le 3 catenelle con cui mi alzo, 2, 3, rientro quindi in questo punto qui e porto fuori il mio filo da tutte le asole, quindi vado a creare questa specie di pipiolino. Una catenella, rientro nella maglia alta successiva, faccio la maglia alta, vedete che cosa si viene a formare? Questa specie di decorazione che si chiama picot. Quindi faccio 1, 2 e 3 catenelle, rientro in questo punto qui, che sono queste 2 maglie che trovo davanti, prendo il filo sull'uncinetto e lo faccio uscire da tutte le asole, una catenella di separazione, entro nella maglia di base, nella maglia alta sottostante, faccio la mia maglia alta, le mie 3 catenelle, 1, 2 e 3, entro all'interno di questo punto e passo il filo con una maglia bassissima, faccio uscire tutti i punti in questo modo e ho fatto 1, 2, 3, 4 picot, faccio la catenella di separazione, vado a fare il mio ultimo picot, quindi la mia ultima maglia alta con il picot formato da 1, 2, 3 catenelle, entro in questo punto, faccio passare il mio filo attraverso tutte le asole, faccio una maglia, una catenella e l'ultima maglia alta la lavoro semplicemente senza picot. Quindi la prima e l'ultima maglia sono 7 maglie alte, ne abbiamo fatta una maglia alta in corrispondenza di ogni maglia alta sottostante. Prima erano 7 lisce semplicemente consecutive, adesso ne abbiamo fatte 7 tutte distanziate da una catenella di separazione. La prima e l'ultima sono maglie alte semplici distanziate appunto dalla catenella e le 5 centrali 1, 2, 3, 4, 5 sono eseguite con il picot. Vediamo come passare nella lavorazione quindi successiva. Filo sull'uncinetto, vado direttamente nell'altro diciamo ventaglio che incontro e vado nella prima maglia alta e qui faccio semplicemente una maglia alta che non lavoro con picot. Faccio una catenella di separazione, vado nella seconda maglia alta di base disponibile, faccio la mia maglia alta, mi alzo con 3 catenelle, 1, 2, 3 e ripunto il mio uncinetto come abbiamo visto prima, passo il filo da tutte e 3 le asole, faccio una catenella di separazione, passo nella maglia alta di base disponibile successiva e faccio questa operazione per un totale di 5 maglie alte centrali dove appunto vado a fare 5 picot. In questo modo la mia catenella di separazione, vado nella maglia alta successiva, 1, 2 e 3, passo attraverso questo punto qui, filo sull'uncinetto, passo da tutte e 3 le asole in questo modo. Vedete, abbiamo fatto la prima maglia alta normale, questo primo picot, il secondo picot, il terzo picot,
catenella di separazione, vado a fare l'ultima 1 2 3, la penultima, quindi maglia alta col picot, la maglia alta, le 3 catenelle, 1 2 3 e il mio picot. Quindi 1 2 3 e 4, catenella di separazione, il quinto picot, 1 2 3, la catenella di separazione, e l'ultima maglia alta che mi resta disponibile faccio semplicemente una maglia alta. Quindi questo è quello che si viene a creare: una maglia alta sopra la prima maglia alta disponibile dell'archetto sottostante, una catenella di separazione e una maglia alta col picot, una catenella di separazione, una seconda maglia alta con picot, una catenella di separazione. Vedete, centrali abbiamo fatto quindi 5 maglie alte col picot più le 2 laterali normali, che quindi fa 7. Passiamo direttamente alla lavorazione del ventaglio successivo e procediamo così per tutto il nostro giro. Finiamo con 4 maglie alte. Nel nostro bordo. Quindi 1 2 3 e l'ultima nell'angolino 4. Quindi abbiamo iniziato con 4 maglie alte e finiamo il nostro bordo con 4 maglie alte. Alla fine del mio giro mi alzo con 3 catenelle, 1 2 e 3, giro il mio lavoro e sopra ad ogni maglia alta completo con una maglia alta per un totale di 4. Quindi questa è la seconda, la terza e la quarta. Quindi 4 maglie alte totali. Adesso faccio 7 catenelle, quindi 1 2 3 4 5 6 e 7. Filo sull'uncinetto, vado in quella che è la terza maglia alta col picot, quindi 1 2 3, perciò al centro. I picot sono 5, vedete, 1 2 3 4 5. Nel terzo 1 2 3 entro all'interno della testa del terzo picot e faccio una maglia alta in questo modo. Faccio altre 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 e 7. Faccio una maglia alta all'interno dello spazio tra i 2 archetti e procedo così 1 2 3 4 5 6 e 7 e faccio la maglia alta all'interno del terzo picot centrale. Quindi procedo così per tutta la lavorazione del mio giro, facendo 7 catenelle e una maglia alta all'interno del picot centrale, quindi del terzo, 1 2 3, 7 catenelle e una maglia alta in mezzo appunto allo spazio dove appunto i 2 ventaglietti si tengono a braccetto. 7 catenelle, una maglia alta sopra la testa appunto del picot centrale, di quello delle 5 centrali, quindi 1 2 sopra la testa del terzo picot, e procedo così per tutto il mio giro. Alla fine 1 2 3 4 5 6 e 7 catenelle, e quando sono arrivata alla fine finisco e concludo con le ultime
4 maglie alte. Concludo così questo giro di lavorazione. Vedete, questo è il risultato. Adesso io ovviamente sto lavorando su una campionatura, però voi all'interno, cioè per ogni ventaglio dovrete avere appunto queste spaziature qui. Mi alzo con le mie solite 3 catenelle alla fine del mio giro e lavoro le mie 3 maglie alte. 1, 2 e 3. In questo modo. Ora all'interno di ogni arco che ho creato nel giro sottostante di 7 catenelle vado a fare 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Poi incontro la maglia alta e faccio una maglia alta sopra alla maglia alta sottostante. Di nuovo l'arco, faccio le mie 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Sopra la maglia alta successiva faccio una maglia alta. Procedo così per tutto il mio giro, lavorando 5 maglie alte all'interno di ogni arco e una maglia alta appunto nello stacco dove c'è la maglia alta di base sottostante. 5 maglie alte, la maglia alta sopra la maglia alta e procedo così fino alla fine del mio giro. Alla fine completate tutte le mie maglie alte. Nelle ultime 4 maglie alte del giro, sopra ogni maglia alta disponibile lavoro una maglia alta per un totale di 4. In questo modo. Ora mi alzo con 1, 2, 3 catenelle, giro il mio lavoro e lavoro consecutivamente 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Ora una catenella di separazione, salto una maglia di base, vado nella successiva e faccio una maglia alta. Una catenella di separazione, salto una maglia di base, vado nella successiva e faccio una maglia alta. Una catenella di separazione, salto una maglia di base, vado nella successiva e faccio una maglia alta. Quindi, completato il mio bordo delle 4 maglie alte consecutive, faccio tutto questo giro di quadrettatura e se vedete adesso sto riproponendo quello che era il secondo giro della mia lavorazione, quindi sto ripartendo a rifare il mio modulo del punto fantasia. Quindi procedete così per tutto il vostro giro. Una catenella di separazione, salto una maglia sottostante e faccio una maglia alta. Continuate così fino alla fine. Alla fine del mio giro mi troverò a dover fare le ultime 4 maglie alte. Vedete, ho finito tutta la mia quadrettatura e le ultime 4 saranno maglie alte. Ora mi alzo con 3 catenelle, giro il mio lavoro. Questo giro dovrò farlo tutto a maglie alte e tutte le maglie alte, il totale delle maglie alte che io avrò effettuato in questo giro
dovrà essere lo stesso numero di maglie alte che io ho nel primo giro, per poi in questo giro qui, quindi il primo e il terzo avranno lo stesso numero di maglie alte di questo giro qui. Quindi adesso sono praticamente nella base che mi servirà per riprendere nuovamente il mio modulo del punto fantasia. Quindi lavorate le mie 4 maglie alte, vado a fare la maglia alta all'interno dello spazio del quadratino sottostante e una maglia alta sopra la maglia alta, in questo modo. Quindi procedete così fino alla fine del vostro giro. Quindi alla fine questa riga che abbiamo appena fatto dovrà avere lo stesso numero di maglie alte della riga iniziale e anche della riga del terzo giro, naturalmente. Se contate queste maglie corrispondono a quelle del primo giro, vuol dire che avete fatto tutti i giri corretti e siete pronti per ripartire ripetendo il primo giro del punto fantasia, quello che abbiamo fatto iniziale, formato appunto dalle 4 catenelle. Saltiamo 4 catenelle di base e nella quinta maglia facciamo il nostro punto V, quindi siete pronte per ripartire. Vedete, sto confrontando per farvi vedere la campionatura dello svolgimento appunto del nostro coprispalle con il coprispalle effettivo. Il bordo l'abbiamo comunque lavorato dopo. Noi siamo partiti dal primo giro di maglie alte, che è questo, abbiamo fatto questo punto traforato, poi un altro giro di maglie alte e abbiamo fatto il nostro punto fantasia, che poi ho terminato con la sequenza di questi miei giri per ripartire nuovamente con un altro punto fantasia. Quindi vedete le maglie alte, il punto quadrettato, le maglie alte del giro finale, che sono queste che abbiamo fatto, che sono queste qui, e adesso riparto nuovamente con il mio punto. Lavoro, come vi ho detto, per in totale 40 centimetri di punto fantasia. Una volta che io ho finito tutta la lavorazione in altezza del mio coprispalle, il concetto è questo. Quindi vado ad unire il mio rettangolo, facciamo finta che questo sia il rettangolo del mio coprispalle e vado a fare una cucitura nei due bordi del mio coprispalle, quindi 9 centimetri da questo lato. Questo ovviamente è un campione soltanto per farvi vedere, e 9 centimetri da quest'altro. La cucitura la possiamo fare o con l'ago da lana, quindi tagliando il filo, oppure possiamo, una volta terminato il lavoro, passare l'asola in questo modo, giro il mio lavoro e faccio una cucitura, vedete, prendendo in questo modo le maglie, e faccio una cucitura a maglie bassissime o a maglie basse, quindi o a maglie bassissime in questo modo, oppure con un punto anche di maglie basse, come preferite. Quindi vedete, metto l'uncinetto in questo modo qui, faccio passare con l'altro punto e faccio una maglia bassissima e procedo così con la cucitura dei miei laterali. Quindi il concetto, diciamo, è questo. Questo sarebbe il mio coprispalle, dove vado ad apporre le mie cuciture. Una volta che ho lavorato le mie cuciture, lavoro tutto intorno al mio bordo
con giri di maglie alte. Andiamo a vedere come. Facciamo finta che il nostro coprispalle sia questo e che io abbia cucito, qui l'ho fatto in miniatura, un mini coprispalle, che abbia cucito appunto i due pezzi delle mie maniche. Ovviamente la vostra lavorazione sarà molto più ampia, è solo per farvi capire. Quindi ho cucito i miei due pezzettini dei laterali. Qui io andrò ad infilare le braccia, vedete, in questo modo, e questo sarà quello che andrà a finire dietro la schiena e dietro alle spalle. Io adesso vado a rifinire semplicemente con una bordura di maglie alte tutto intorno al mio coprispalle, quindi maglie alte semplici. Quindi mi alzo con 3 catenelle e sopra ad ogni maglia alta vado ad effettuare una maglia alta. Qui potete anche sbizzarrirvi, perché potete fare anche un bordo di maglie alte in costa a uno, quindi un'incosta davanti, un'incosta dietro, viene un effetto un po' più sportivo. Io l'ho fatto semplice, lavorandolo semplicemente a maglie alte, quindi lavoriamo tutto intorno questo bordo, intorno alla nostra circonferenza, e ci vediamo alla fine, che vi faccio vedere appunto come si chiude e si lavora in tondo. Ecco qui, vedete, io ho lavorato, per farvi vedere, tutto il bordo del mio coprispalle a maglie alte. Sono arrivata alla fine del mio giro, ho la prima maglia alta che ho fatto, che è questa, mi aggancio con una maglia bassissima alla prima catenella di lavorazione, in questo modo, e vado a chiudere il mio cerchio. E così ho effettuato il primo giro della mia bordura. Naturalmente questo è un campione ed è piccolo, però io appunto nella lavorazione vera e propria ho fatto questo bordo qui, che è più alto, quindi voi potete decidere anche quanto alto farlo. Io ho fatto 2 o 3 giri di maglie alte consecutivi. Quindi riprendete la vostra lavorazione alzandovi con 3 catenelle, 1, 2, 3, e ripartite a fare il vostro giro di maglie alte, che poi chiuderete alla fine, come ho fatto adesso, come vi ho fatto vedere, con una maglia bassissima, e ripartite così con la vostra lavorazione. Ecco qui, vedete, questo è il risultato del bordo completato. Questo è il nostro coprispalle, qui ci sono le cuciture e qui ci sono le maniche che adesso andremo a vedere assieme come fare, e questo è tutto il nostro bordo che io ho lavorato lungo tutto l'ovale dello scollo del nostro coprispalle. Questo è il nostro coprispalle piegato, vedete, questa è la cucitura, qui io andrò a infilare il mio braccio e adesso andiamo a vedere come completare la nostra manica. È una lavorazione veramente molto bella. Io la manica ho deciso di farla ovviamente applicando delle diminuzioni per restringere poi nella parte che va verso al polsino delle braccia, e ho deciso di fare questa lavorazione lavorando dei giri di maglie alte e ogni tanto inserendo un giro di quadrettatura per richiamare, vedete, la lavorazione dello stacco tra un punto fantasia e l'altro. Quindi sono andata a richiamarmi, mi piaceva molto l'idea di andare a riprendere e dare continuità al progetto lavorando una manica di questo tipo, e vedete come ci sta bene, perché viene ripresa la lavorazione della quadrettatura del corpo centrale del nostro coprispalle. Quindi che cosa ho fatto? Io ho lavorato 3 giri di maglie alte, 1, 2, 3, e poi ho lavorato un giro a quadretti, 1, 2, 3 giri di maglie alte e un giro a quadretti, 3 giri di maglie alte, un giro a quadretti. Vedete, la sequenza è questo. Quindi ho fatto una fascia di maglie alte, un giro a quadretti, una fascia di maglie alte da 3 giri e un giro a quadretti, un'altra fascia di maglie alte a 3 giri e un giro a quadretti, e un'altra con un giro a quadretti sempre da 3. Quindi in totale 1, 2, 3, 4, 5, 6 fasce da 3 giri di maglie alte e 1, 2, 3, 4, 5 giri di quadretti in mezzo.
Le diminuzioni sono andata a farle ovviamente non nella quadrettatura assolutamente, ma nella fascia della lavorazione dei 3 giri di maglie alte. Vi scrivo appunto, vi faccio uno schema per come fare le diminuzioni della manica, poi andiamo a vedere la lavorazione assieme. Intorno al mio primo giro del braccio io ho lavorato a maglie alte con lo stesso sistema che avete visto adesso per fare il bordo intorno al collo e ho lavorato all'incirca 76-77 maglie alte. Quindi significa che qui tutto intorno alla mia manica ho 77 maglie alte. Ho lavorato normalmente 1, 2, 3 giri consecutivi con queste maglie, dopodiché ho fatto un giro di quadrettatura e qui non ho applicato nessuna diminuzione nella prima parte. Nella seconda fascia di maglie alte ho applicato 4 diminuzioni, quindi la prima fascia è tranquillamente lavorata sempre con gli stessi giri. Nella seconda fascia ho fatto 4 diminuzioni nel primo giro, 4 diminuzioni nel secondo giro, quindi 4 diminuzioni nel secondo giro e 4 diminuzioni nel terzo giro. Poi ho lavorato il mio giro di quadrettatura. Nella terza fascia ho fatto sempre la stessa cosa, quindi ho fatto 4, 4, 4 diminuzioni. Quindi abbiamo fatto 12 in questa fascia, in questa seconda fascia e 12 diminuzioni nell'altra fascia. Nell'ultima fascia ho fatto la stessa cosa, ho fatto altre 12 diminuzioni, quindi 4, 8, 12. E poi ho lavorato la parte finale, qui ho fatto un altro paio di diminuzioni nell'ultima fascettina e quindi qui sono 12, 24, sono 36 e qui ne ho fatte altre 2 per giro, quindi 2 e 2, 4. Quindi con questo sistema ho ristretto gradualmente la nostra manica. Quindi alla fine nel polsino, nella parte finale, vi dovrete trovare all'incirca con 37-40 maglie all'incirca. Naturalmente per la manica io ho fatto appunto l'esempio come ho fatto io per una taglia SM, ma insomma avendo una vestibilità comunque ampia questo cardigan non dovrebbero esserci problemi nemmeno per la vestibilità di una L. Comunque eventualmente poi testerete voi in base alla vostra taglia anche se farne meno di diminuzioni rispetto a quelle che ho fatto io. Allora questa è la nostra manica del coprispalle. E quindi semplicemente voi dovrete prendere il vostro uncinetto, agganciarvi nel punto di giunzione dove avete fatto la cucitura e come abbiamo fatto per il bordo del collo vi andate ad agganciare con il filo e andate a lavorare le vostre maglie alte tutte intorno e come vi ho detto all'incirca vi dovrete trovare con un 77-80 maglie più o meno, insomma, quindi vedete voi se è anche il caso già di fare qualche diminuzione strada facendo per restringere il lavoro intorno alla circonferenza di questo bordo per avere le maglie appunto che vi ho indicato. Quindi mi lavorate tutto in tondo a maglie alte. Alla fine del vostro giro di maglie alte, come abbiamo visto anche per la bordura del collo, andate a chiudere con una maglia bassissima agganciandovi alla terza catenella della prima maglia eseguita. Vi alzate con 3 catenelle e andate a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta di base ottenuta. E proseguite così la vostra lavorazione per un totale di 3 giri, che sono questi 3 primi giri qui della nostra manica. Questi primi 3 giri qui. Poi quando avete completato appunto i vostri giri, per andare a fare la quadrettatura vi alzate sempre con 3 maglie alte
più una, quindi in totale 4, saltate uno spazio di base e come abbiamo visto anche per il corpo centrale del nostro coprispalle, facciamo la nostra maglia alta, una catenella di separazione e saltiamo uno spazio di base e facciamo un'altra maglia alta e proseguiamo così per tutto il nostro giro. Quindi saltiamo uno spazio di base e facciamo una maglia alta, una catenella di separazione, saltiamo uno spazio di base e facciamo una maglia alta e quindi facciamo così la nostra quadrettatura. Alla fine del nostro giro di quadretti, fatto la mia ultima maglia e la mia catenella di separazione, mi aggancio alla terza catenella della prima maglia eseguita con una maglia bassissima e quindi vado a chiudere la mia lavorazione in questo modo. Mi alzo con 3 catenelle e riprendo a fare il mio giro di maglie alte, come abbiamo visto anche per il corpo centrale del cardigan quando facevamo appunto questi giri di quadretti. Quindi vado a fare una maglia alta all'interno dello spazio del quadretto e una maglia alta sopra la maglia alta sottostante. Quindi vado a riempire tutto il giro con le mie maglie alte. Alla fine del giro, come sempre, chiudo con una maglia bassissima. Ora vediamo un po' come fare le nostre diminuzioni nelle fasce delle maglie alte. Mi alzo con 3 catenelle. Se devo applicare appunto delle diminuzioni, mi raccomando, le devo applicare in modo sparso all'interno di tutto il mio giro. Quindi non le faccio tutte consecutivamente, mi raccomando, ma le vado a sparpagliare intorno alla circonferenza della mia manica. Quindi ho lavorato un po' di maglie alte. Per effettuare la mia diminuzione, quindi cosa faccio? Punto il mio uncinetto come per fare una maglia alta e la lavoro a metà. Passo nel punto successivo e lavoro di nuovo una maglia alta a metà. Chiudo tutti i miei punti assieme e quindi ho lavorato 2 volte le mie maglie a metà e poi le ho chiuse insieme in un unico punto. Passo nella maglia successiva, continuo a fare un po' di maglie alte. Scusate, ma mi scivola il filo perché ho la telecamera proprio davanti e quindi non sono in una posizione comoda per lavorare. Allora lavoro un po' di maglie alte ora vado ad applicare il mio aumento e lo rivediamo. Quindi faccio una maglia alta che non vado a chiudere, chiudo solo a metà, vado nel punto successivo e faccio una maglia alta chiusa a metà, le 3 maglie le vado a chiudere poi insieme, quindi così ho applicato una diminuzione. Quindi vi lascio procedere da sole con l'esecuzione della manica con le informazioni appunto che vi ho dato per le diminuzioni. Siamo giunti così, amici, anche oggi alla fine di questo progetto. Io trovo questo coprispalle molto molto bello e soprattutto molto caldo. Spero di avervi dato uno spunto per realizzare uno dei vostri prossimi progetti e qui potete appunto sbizzarrirvi con la fantasia perché lo potrete realizzare come ho fatto io con queste lane morbide di alpaca, vedete come sono leggere, soffici e anche molto molto calde. E potete anche sbizzarrirvi con i colori, quindi realizzarlo con uno dei colori che l'autunno di quest'anno ci propone, quali l'ocra o i colori del ruggine, perché no anche un bel nero per renderlo elegantissimo. Io ho utilizzato appunto questo punto di rosa, questo color erica che comunque è molto giovane e mi piaceva molto. Che dire,
Aspetto le foto del progetto realizzato se deciderete di farlo e naturalmente vi aspetto nella mia pagina di Facebook per condividere insieme le idee, i nostri lavori e la nostra passione. Quindi ci vediamo prestissimo al prossimo progetto. Un abbraccio, ciao ciao!